benvenuti nel mio canale Italian with Irene. Oggi voglio darvi 50 delle più utilizzate espressioni in una conversazione in italiano. Siccome sarebbe davvero un video troppo lungo, ho deciso di dividerlo in 5 diversi video. Siccome sono davvero tante, partiamo subito. La prima espressione è come va? Come va può essere utilizzato alla stessa maniera di come stai. Sono sicura che già conoscete voi come stai, ma se volete sembrare veramente italiani, potete incontrare i vostri amici e chiedere come va? L'espressione successiva è che gentile, che sei gentile, oppure è veramente gentile da parte tua. Hanno completamente lo stesso significato, quindi qualsiasi voi utilizziate non cambia nulla assolutamente, e utilizziamo queste espressioni quando vogliamo ringraziare qualcuno. Dopo aver salutato i vostri amici, se non li vedete da tanto tempo, potete dirgli da quanto tempo? Quindi per esempio, ciao Irene, da quanto tempo non ci vediamo? O anche soltanto, ciao Irene, da quanto tempo? Espressione numero 4, non mi posso lamentare. Quando la utilizziamo? Se qualcuno ti dovesse chiedere come stai, puoi rispondere bene, male, così così, non c'è male, puoi rispondere anche non mi posso lamentare. Espressione numero 5, come fai a saperlo? Oppure come lo sai? Quando la utilizziamo? Se stai parlando con qualcuno e a un certo punto ti viene detto qualcosa che tu pensavi questa persona non sapesse, tu puoi dire come lo sai? Oppure come fai a saperlo? La sesta espressione è questa è proprio bella. Questa espressione può avere due accezioni diverse, una positiva ed una negativa, in base dal tuo tono della voce. Praticamente, per esempio, questa è proprio bella. Con questo tono della voce voglio far capire al mio interlocutore che questa mela, per esempio, questa mela è proprio bella. Se invece stiamo parlando di qualcosa di brutto, qualcosa di incredibile, qualcosa che ci dà fastidio e usiamo un tono di voce diverso, ad esempio, questa è proprio bella. In questo caso voglio dire che questa cosa che mi hai appena detto mi dà proprio fastidio o è proprio una cosa brutta. A un certo punto vorrete chiedere alla persona con la quale state parlando cosa ha fatto nell'ultimo periodo, che sarebbe l'equivalente dell'inglese What have you been up to? In italiano lo possiamo semplicemente tradurre con che mi racconti? L'ottava espressione è grazie lo stesso. Questa espressione può essere utilizzata quando avete fatto una richiesta o avete chiesto un favore a qualcuno e questo favore non vi è stato potuto fare e allora potete dire grazie lo stesso, per esempio. Marcello, mi puoi dare una penna? No, mi dispiace, non ho una penna con me. Ok, grazie lo stesso. Un'altra espressione con grazie è grazie in anticipo. Questa espressione viene utilizzata per lo più in lettere o email, quando magari stiamo facendo una richiesta, che ne so, al nostro capo per le ferie, allora scriviamo la nostra mail e alla fine diciamo grazie in anticipo, Irene. La decima ed ultima espressione di questo video è non ti preoccupare. Non ti preoccupare può essere utilizzato quando qualcuno si sta scusando perché magari ti ha fatto qualcosa involontariamente e per te non è un grosso problema, quindi dici semplicemente non ti preoccupare. Sarebbe l'equivalente di don't worry. Grazie per aver guardato il video. Il secondo video di questa serie arriverà presto. Alla prossima, ciao!